Continuo a ricevere nel mio studio persone che stanno vivendo una relazione annoiata, alla deriva, gente delusa dal partner, che non riesce a trovare un modo per riparare qualcosa che si è ormai logorato. E mentre mi raccontano la loro situazione, mi chiedo sempre quale potrebbe essere la campana dell'altro, qual è il suo punto di vista, se è vero che davanti a me c'è una santità senza alcuna colpa, che come San Sebastiano subisce il martirio delle frecce lanciate da un carnefice. Mi chiedo dov'è finito quell'amore che all'inizio sicuramente c'era e che era fatto di voglia di stare insieme, di progetti condivisi, di alleanza e rispetto. E mi rispondo sempre cinicamente che in fondo è una questione chimica, che i nostri ormoni cambiano al cambiare del tempo insieme, del desiderio stesso di stare insieme. Tuttavia sono sempre più convinto che sia possibile scegliere di mantenere in vita questo desiderio e mettersi al comando del laboratorio chimico. L'importante è farlo insieme, poiché basta che uno solo dei due non abbia voglia di impegnarsi per vanificare qualsiasi buona intenzione dell'altro. Più volte abbiamo visto la questione del desiderio e di come per accendersi e mantenersi costante ha bisogno anche di assenze, di lontananze momentanee, di incomprensioni e successive riparazioni, visto che non possiamo desiderare ciò che possediamo. Più volte ho disturbato Jacques Lacan e uno dei suoi ritratti del desiderio, per cui in fondo non è tanto l'altro che noi desideriamo come persona, ma il fatto che ci desideri a sua volta. Ci innamoriamo del desiderio dell'altro nei nostri confronti, perché ci fa sentire visti, ci riconosce, ci fa esistere come soggetto desiderabile. Questa è una cosa che si installa sin dai primi giorni di vita. Tuttavia, sempre per Lacan, questo riconoscimento è in fondo la percezione che abbiamo un valore per il desiderio dell'altro, cosa possibile solo attraverso la parola, ovvero quando le nostre parole vengono ascoltate dall'altro. E qui casca l'asino, perché c'è stato un momento in quelle coppie che iniziano ad appassire in cui l'ascolto è venuto meno e quindi anche la voglia di parlare, finendo per sguazzare in quell'assurda giostra di cui spesso parlo, sulla quale si installano le aspettative che l'altro ci debba capire a prescindere, ci legga dentro, anticipi i nostri bisogni, si modelli a noi come un abito sartoriale e se non riesce viene squalificato. Questo a mio avviso è il virus che porta a un amore relativo e in questa puntata provo a spiegarti cos'è e cosa comporta. L'amore relativo è un amore che dipende dal tempo e dalle circostanze. È una dimensione perfettamente naturale nella nostra cultura e si contrappone all'amore assoluto, concetto molto diverso, che potremmo sintetizzare al massimo come il sentirsi amati esattamente per quello che siamo, per la nostra autentica essenza, e che prevede, prima di tutto, un amore per se stessi. In alcuni casi riusciamo a sfiorare l'amore assoluto, inteso in questi termini, all'inizio di una relazione travolgente. Lo sperimentiamo negli occhi dell'altro che ci guarda, ma solo perché l'altro sta vedendo ciò che desidera vedere. L'amore relativo, invece, è il terreno su cui ci muoviamo di solito e per la maggior parte del tempo, sia nei confronti di noi stessi, sia in quelli dell'altro. Amiamo, in fondo, a determinate condizioni e questo amore è dinamico, sale e scende, cresce e cala, cambia forma in continuazione a seconda dei momenti, dei nostri pensieri e dei comportamenti degli altri. Purtroppo, dal momento che veniamo educati al fatto che l'amore possa avvenire solo in relazione ad altre persone, a partire da quello della nostra mamma, siamo tutti portati a considerare i rapporti come la principale sorgente dell'amore e quando le relazioni non riescono a garantirci l'amore ideale che sogniamo, finiamo col credere che qualcosa è andato storto e questa aspettativa delusa genera risentimento, se non addirittura rancore verso gli altri. Alloggia proprio qui il problema di fondo, ovvero nel fatto che ognuno di noi inconsciamente ricerca un amore assoluto, quello che non prevede alcuna separazione dall'altro, quello sperimentato dai più fortunati di noi nei primi mesi di vita, proprio
grazie allo sguardo che la nostra mamma ci riservava, facendoci sentire un unicum con lei. L'amore assoluto, come ho detto, riusciamo a sperimentarlo dopo quello della mamma in altre occasioni sporadiche di innamoramento o di intensa condivisione con amici o parenti, nel momento in cui ci sentiamo tutt'uno con l'altro e dovremmo essere aiutati fin da piccoli a saper distinguere l'assoluto, così da non andare in giro a cercare l'amore perfetto in situazioni imperfette. Una coppia che nasce ove entrambi siano innamorati e sperimentino questa sensazione di risonanza quasi divina, dovrebbe fare i conti col fatto che certi momenti sono così belli proprio perché sono rari e che continuando la relazione è inevitabile che l'altro si discosti da ciò che credevamo che fosse. L'amore relativo è quello tra persona e persona, tra due soggettività che non possono essere fuse insieme perennemente, perché abbiamo punti di vista differenti, bisogni differenti, gusti differenti, stati emotivi differenti. Una notte riusciamo a sentirci, ad appartenerci come fossimo in uno stesso limbo di perfezione e siamo totalmente aperti nei confronti dell'altro, ma può capitare che il mattino successivo, anche se proviamo ancora amore, a causa di uno sguardo o di una disattenzione momentanea, magari dovuta al fatto che ci prepariamo per affrontare una giornata di lavoro, questa enorme apertura dei cuori venga offuscata da mille dubbi e da mille paure. Posso fidarmi del tutto? Fino a che punto mi ama davvero? Come faccio a essere sicuro? Ed ecco che torniamo con i piedi per terra, a guardare e a leccare le nostre vecchie ferite e a chiederci se quella persona sarà davvero in grado di renderci felici. Torniamo a essere due, ma la cosa è straziante dopo aver toccato l'uno qualche ora prima, perché non siamo capaci di capire che i momenti di intimità sono solo attimi in cui le nostre differenze si incontrano, ma differenze restano. Non possiamo far conto sul fatto che gli altri siano sempre in sintonia con noi e quando lo vogliamo noi. È inevitabile perdere la sincronia con la persona che amiamo, perché entrambi, a seconda dei momenti, desideriamo cose diverse. Ma se non capiamo questo, la possibile armonia delle differenze si trasforma in dissonanza, la comprensione in incomprensione, finendo per alzare lo spartiacque e alimentando i fraintendimenti. Il punto è che non solo abbiamo bisogni e punti di vista differenti, ma anche che entrambi desideriamo essere amati a nostra misura, in uno specifico modo, che lenisca le nostre rispettive ferite. E questo ci porta alla pretesa che l'altro debba costantemente adattare il suo modo di amarci, in modo da farlo coincidere con le nostre aspettative. E se non lo fa, lo viviamo come un tradimento d'intesa. A questo punto sorge un altro problema, quello della famigerata profezia che si autoavvera. Se ad esempio una persona ha paura di essere abbandonata, come capita a molte, probabilmente inizia a fare pressioni in molti modi sul partner, cercando continue rassicurazioni, presenza costante anche quando è lontano o addirittura pretendendo che il partner dica più spesso quel ti amo, che non tutti sono abituati a pronunciare. Aspettative e pretese portate avanti con le migliori intenzioni, che però fanno sentire il partner accerchiato, sotto assedio, soprattutto se è una persona che ha bisogno di spazio, come molti di noi, e alla fine può ritrarsi, difendersi da queste continue richieste e scappare, finendo con il confermare la paura di fondo di essere abbandonati. In questi casi poche persone si rendono conto di essere artefici del proprio destino infausto e tendono a vedere il dolo del non amore nell'altro, senza domandarsi se loro stesse hanno agito con amore, mentre provavano a cambiare il partner e pretendevano di essere amate sulla propria esclusiva misura. Mi viene in mente un mito dell'antica Grecia che narra di un brigante di nome Procuste che aveva una locanda sul monte Coridallo in cui accoglieva i viandanti per la notte. Mentre dormivano, li raggiungeva
e li torturava, stirando le persone più piccole e amputando quelle più grandi, perché aveva la strana ossessione che dovessero occupare esattamente la lunghezza del suo letto. Ci rivediamo sabato prossimo alle 11.